Questa è quella che ha ripreso il misfatto. Prodotto cinese, sì o no? Vi dico la mia opinione. Io compro veramente tanti prodotti cinesi. Quando compro un prodotto cinese e quando non lo compro cinese, cerco di ponderare, di valutare l'utilizzo che questo prodotto andrà a fare per capire se anche una carenza in qualità non comporti problematiche. Quello che avete visto prima è stato un po' di tempo fa. Qui ho la telecamera per la videosorveglianza, mi è esplosa la batteria. Perché mi è esplosa la batteria? Questa è un'auto che la tengo come un gioiellino, è un'auto ASI, auto storica, non la utilizzo mai, la utilizzo forse una volta ogni 2 anni per fare un giro di 5 km, quindi la batteria avevo acquistato quei mantenitori di carica che in teoria li puoi lasciare attaccati 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Bene, se il mantenitore di carica è valido, tutto ok. Qui sono stato un pirla io perché effettivamente vedevo che questo mantenitore di carica era sempre in carica, non arrivava mai al termine. L'ho lasciato lì mesi e poi è successo quel che è successo. La fortuna ha voluto che il cofano era aperto e quindi non c'è venuto un buco sopra. Quindi lì mi ero affidato su un prodotto cinese, ovviamente economico, avevo speso forse 20-30 euro invece di 40-50 euro, ho rischiato di fare un danno per migliaia di euro, perché questa macchinina, i pezzi di ricambio non costano poco. Fortunatamente non è successo nulla, è uscito sì un po' di acido che ha appena minimamente corroso il primo strato di vernice, però se il cofano era chiuso sarebbe stato un disastro. Da quel momento ho deciso, bene, i caricabatteria devono essere di qualità. Ho acquistato subito questo Bosch C3 e sono veramente soddisfatto. Lì feci un errore, ho acquistato un prodotto di dubbia qualità quando doveva fare qualche cosa di estremamente importante. Quindi il prodotto che andate a acquistare è legato alla vostra salute oppure il danno che può fare è estremamente elevato, lasciate perdere il prodotto cinese. Ma per tantissime altre applicazioni il prodotto cinese va più che bene. Qui ho un mantenitore di carica, c'è scritto Magneti Marelli, ma per quel che lo pagai è sicuramente un prodotto cinese, però perlomeno mi dice che non è in carica, quindi sembra che stia facendo il suo lavoro. Inoltre la batteria è una piccola batteria al gel esterna, anche se scoppiasse non dovrebbe fare un gran danno. Questo infatti è in funzione da diversi anni, è un generatore di corrente che parte in automatico quando manca corrente, probabilmente 10 anni che sta facendo il suo lavoro. Trattorino taglia erba. Io ho collegato il suo mantenitore di carica, prodotto probabilmente cinese anche questo, ma lo lasciamo staccato, lo attacchiamo solamente una volta al mese per qualche ora. È un articolo questo che si utilizza raramente, forse ogni 2 anni, quindi se non facciamo questa manutenzione, se la batteria va a zero e la si lascia a zero per un po' di tempo, dopo la batteria è da buttare via. Attenzione, non voglio denigrare i prodotti cinesi, quello che vedete qua probabilmente un 60-70% è cinese. Bisogna sapere cosa acquistare e cosa no, bisogna sapere la loro filosofia. Innanzitutto i cinesi costruiscono prodotti di veramente bassa qualità, è meglio lasciarli stare, ma costruiscono anche prodotti di qualità e poi ci sono anche i prodotti di marca, di brand che vengono costruiti in Cina, quindi quelli vanno benissimo. In generale, gli europei fanno prodotti di qualità, soprattutto gli italiani. Il prezzo non è prioritario, quindi vuoi un prodotto dove vuoi essere certo della qualità, devi comprare un prodotto europeo, ma devi mettere mano alla tasca. I cinesi puntano molto sulla quantità, quindi producono veramente tanto cercando di limare sul prezzo, e quando vai a limare sul prezzo non puoi pretendere troppo sulla qualità. Il prodotto americano, gli americani sono fantastici a livello di marketing, loro sono in grado di venderti qualche cosa che anche se a livello di qualità non è eccelsa,
però hanno creato un lavoro di marketing importante e pertanto il loro prodotto è esploso. Guardate la Coca-Cola è un prodotto fallito, è un prodotto sbagliato, era una medicina che non funzionava. Ci hanno lavorato sopra, hanno fatto 2 modifiche, l'hanno fatta esplodere a livello di marketing. La Coca-Cola, sappiamo tutti cos'è la Coca-Cola, ma non solo la Coca-Cola, anche le vetture. Io ho avuto delle Jeep storiche che è stato un po' un bagno di sangue a livello di affidabilità, veramente, confronto alle vetture europee o meglio ancora giapponesi. Però bello il motore americano, 8 cilindri che ti beve come un lavandino, però è un motore americano, solo il suono. Ho messo la macchina in garage, rimarrà qua un mese ferma, quindi stacco la batteria, semplicemente così, ed attacco il mio mantenitore di carica di qualità. Lui è andato in carica, quando sarà carica si ferma, pertanto con questo articolo sono tranquillo. Si possono caricare anche le batterie piccole al gel per le moto, così quando tornerò a Montemarzano sarò certo di avere la batteria carica. Mi scrivete voi nei commenti cosa ne pensate, siete pro o contro i prodotti cinesi? Cosa? Ah, volete vederla? Scusa. Vi faccio vedere il mio gioiellino. No, non ve lo faccio vedere. Voglio vedere almeno 200 commenti in questo video. Dopo 200 commenti la scoprirò e andremo a fare un giro. Stessa cosa che ho fatto col Suzuchino. Chiaramente non vado nel bosco di Montemarzano, però vi farò un video specifico su questo gioiellino. Buon Montemarzano!